Bene amici, bentornati sul canale. Per chi non mi conoscesse, io mi chiamo Massimo, sono un imprenditore digitale, collaboro con tantissime aziende e in questo video vi voglio insegnare quali sono e come utilizzare le migliori app per la produttività, sia singola sia in team, sia sul lavoro sia per la propria produttività personale per la vita vostra, ok? Seguite il video fino alla fine perché ci sono delle applicazioni che vi aiutano veramente, vi svolteranno veramente la vita, ok? E se volete iscrivervi al canale vi fareste veramente una cortesia, a voi non costa nulla, ma mi aiutate a crescere su YouTube, quindi a potervi quindi portare sempre migliori e maggiori contenuti di questo tipo. Ma bando alle ciance, andiamo subito a parlare a mostrarvi, vi mostrerò lo schermo del mio tablet con le varie migliori app che ritengo siano le migliori per la produttività sia personale sia lavorativa. Eccoci qua ragazzi, vi vedete piccolino perché sto registrando dal tablet, perché volevo proprio mostrarvi delle applicazioni che sono utilizzabili sia su un browser web tipo Google Chrome o Firefox o Microsoft Edge, piuttosto che su un tablet Android, piuttosto che su un iPad, piuttosto che ci esistono anche le applicazioni per macOS piuttosto che Windows, ok? Quindi sono multipiattaforma, si possono utilizzare su qualunque sistema operativo, oppure Linux, perché comunque esistono anche portali web per poterli gestire, quindi direttamente via web, comodamente utilizzabili da dispositivi mobili, quindi smartphone Android, tablet Android, iPhone piuttosto che iPad, e sistemi PC, quindi Windows piuttosto che processori Apple, quindi tutto quello che riguarda l'ecosistema macOS. Adesso sposto la mia immaginina e cominciamo a vedere le applicazioni. Ne ho messa qualcuna già qua sopra. Allora, tra le varie applicazioni di cui vi voglio subito parlare, ovviamente abbiamo Gmail, ok? Che è l'applicazione per leggere la posta, molto comoda di Google, dove vi permette di gestire la posta elettronica. È molto comodo, si interfaccia molto bene ed è veramente ha un'integrazione ottima con l'altra applicazione che vi vorrei parlare, che è Google Drive, che è il sistema cloud di Google. Io per esempio ho 2 terabyte di spazio su Google Drive e nella Google Drive offers various mi è partito il cellulare che ha sentito la parola Google, e vi permette di gestire in cartella e avere un vostro file system online sempre raggiungibile da tutti i dispositivi. Io lo uso per archiviare tutto, ho 2 tera di spazio, ci salvo pure i video, ok? Un'altra applicazione molto importante è Note di Keep. Note di Keep è un'applicazione dove potete prendere note veloci, ok? Quindi fate volete fare un'immagine, una foto e qualcos'altro, fate un testo, gli date un titolo, la chiamiamo nota di prova, potete andare anche a metterci immagini, foto, caselle di controllo, vedete? E smarcare quello che dovete fare, o anche la spesa, ed è molto comodo anche per gestire note veloci mentre siete al lavoro. Ovviamente cosa succede? Che poi per gestire il vero lavoro, quello che assolutamente consiglio di utilizzare è l'applicazione Trello, che permette di gestire progetti e flussi di lavoro, ok? Adesso io qua ho la dashboard YouTube aperta, ma se andiamo a vedere c'è la possibilità di gestire più dashboard, ok? Quindi adesso io in questo momento sulla mia dashboard personale qua ho YouTube, ma è tranquillamente possibile creare una bacheca. Sullo spazio di lavoro si può scegliere dove andarlo a inserire, ok? In questo caso è lo spazio di lavoro personale. Il nome della bacheca la possiamo chiamare, che ne so, il nome dell'azienda, comunque lavoro.
se è uno spazio di lavoro, se è privato, se addirittura pubblica. Lasciamolo, qui gli possiamo dare il colore che vogliamo o l'immagine di sfondo che vogliamo attribuire, per esempio produttività, vediamo un po', ecco, guardate che bello, ok, do more, perfetto, creiamo il nostro spazio di lavoro. Ok, qua dentro possiamo creare delle varie liste, per esempio proposta progetti, possiamo andare a creare un'altra lista dove andremo a mettere progetti approvati, scusate ho sbagliato, progetti approvati, poi andiamo a mettere progetti in corso, progetti da finalizzare, progetti terminati. A questo punto noi possiamo andare ad aggiungere una scheda all'interno, per esempio ci mettiamo, che ne so, proposta 1, proposta 2 e quant'altro, no? All'interno delle varie proposte io posso andare a mettere dei commenti, aggiungere delle checklist, per esempio aggiungi checklist, mettiamo analisi, che ne so, analisi del budget, ok, siamo a posto. Ok, ce l'abbiamo fatta, avete visto, ho messo sulla versione web è molto più semplice, controllare l'analisi del budget, i marchi, vabbè, insomma, uno può fleggare all'interno e quindi tenere traccia delle cose. Si possono aggiungere ovviamente dei membri a una proposta o a un'intera slide o a un intero progetto o a un'intera area di lavoro, gestire la data di inizio e la data di scadenza di un progetto, ok, che è molto molto comodo. E si possono ovviamente aggiungere allegati e perché no anche file, piuttosto che quindi allegati sia file sia anche mettere dei link, ad esempio qui, a un file che è sul cloud condiviso aziendale, ok, o personale. E voilà, poi basta chiudere, si va a riprendere e avete le vostre schede pronte, ok? Quindi poi cosa succede? Si può smarcare una cosa come fatta totalmente e quindi lasciarla nell'area, o quindi è stato fatto quant'altro, si andrebbe a spostare direttamente nei progetti approvati, per esempio. Lì si andrebbe a continuare a compilare, a inserire, a gestire tra i vari membri del team, e a questo punto è possibile spostare sui progetti in corso, quindi quello che state facendo, progetti da finalizzare fino ad arrivare ai progetti terminati. Lì gestire tutto quanto in maniera molto comoda per tutto il team. Un'altra applicazione molto molto utile è Notion. Non è semplicissima da utilizzare, questa è l'applicazione per Android, ok? C'è la possibilità di scaricare anche il suo calendar, ma io come calendar personale preferisco nettamente Google Calendar, ok? Che è l'applicazione predefinita di Google per gestire gli impegni sul calendario, che è molto 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 comodo, che non penso ci sia bisogno di spiegazioni sicuramente su questo video. Allora, con Notion invece è possibile gestire i vari progetti e mission, ok? Quindi e anche gestirli in team. Per esempio, io ho una gestione privata per quanto riguarda il mio canale YouTube. Adesso ve lo vado a mostrare.
oppure la mia mission 2025. Per esempio ho la gestione dei miei allenamenti, allora vediamo un po', vedete che sull'applicazione fa le bizze. Ok, quindi se io volessi rompo un po' le scatole qua, vediamo un pochino allenamenti. Vedete c'è proprio mi ha aperto i template. Allora, allenamenti, ora funziona. Qua ho i miei allenamenti, per esempio della palestra, ok, che ho creato con l'intelligenza artificiale, che mi ha creato un template da portare in Notion. Io posso vedermi tutti gli allenamenti che ho da fare, ok. Poi andiamo a riaprirla, perché vedete che dà i numeri sui tablet, è meglio usarlo via web. YouTube, ho la gestione dei miei progetti, dei contenuti lunghi, dei contenuti brevi, ho la programmazione di tutto quello che io devo fare, quindi quelli pubblicati, quelli da fare, quelli da programmare, come gestirli, quando pubblicarli. In più tutto questo è collegato a ChatGPT, perché ChatGPT mi permette di andare a gestirmi, di andarmi a gestire direttamente, mi aiuta a creare tutto, è il mio assistente personale. Io di ChatGPT ho la versione a pagamento, perché quella gratuita ti limita sul numero di risposte giornaliere, e quindi se io gli dico mi faccio aiutare anche nella creazione dei copioni, ok, per i video di YouTube. Posso crearmi delle immagini, farmi preparare i post per i social, verificare delle normative, riscrivere una mail in maniera corretta per gestire dei progetti col team, scrivere del codice o delle query per SQL quando devo fare delle ricerche di dati a livello massivo sulle aziende. Quindi mi aiuta davvero davvero tanto a creare e a fare dei grossi un grosso lavoro. Ve lo fa, è come avere un assistente personale iper performante H24 7 giorni su 7, che è velocissimo e ti fa tutto quello che vuoi. Quindi se gli dico preparami una lettera di presentazione da inviare in PDF da inviare alle aziende per spiegare i miei servizi offerti, fa in modo che la lettera sia persuasiva e convinca le aziende che la ricevono a contattarmi per iniziare una collaborazione con la mia azienda, con me, più che con la mia azienda, li mettiamo con me, ok. E quindi a questo punto, ciao Massimo, chiaro, ti preparo, comincia a scrivere valore, focus, benefici, benissimo, YouTube, KDP, e-commerce, marketing online, progetto, vedete, proposta di collaborazione, ti aiuta a fare tutto, ok. Vuoi che ti generi subito un PDF, lui te lo genera, te lo scarichi e sei a posto. Quindi queste per me sono le migliori applicazioni da utilizzare. Poi esistono app di un po' più basso livello, tipo Clockify, come dicevo prima, che comunque, cioè, non è che voglio sminuire questa applicazione, come anche Forest, dove è possibile gestire i tempi per i vari task che si eseguono durante la giornata, ok. Quindi adesso io provo a entrarci, ne ho sentito parlare, ho detto ne approfitto per vederla. Username, I agree, ok, company Massimo Pellegrino, ok, tracking tool, ok,
puoi decidere se sei da solo, lavori in un'azienda strutturata o meno. Ti chiede how many people work, quanta gente lavora con te. Avanti. In quale settore lavora la tua azienda, quindi uno può scegliere anche ok, industry, ok, next. Ti chiede anche perché ti piace utilizzare Clockify, analizzare i task, vedere lo stato dei progetti. Ok, next. Ok, dove l'ho scoperti e vabbè, perdiamo un po' di tempo, ma va bene. Settiamo un timer. Questo è un timer, quindi lo fai partire e adesso io probabilmente ho schiacciato delete. Allora facciamolo col touchscreen, ok, facciamo un bel timer e io lo faccio andare, no? E continuo a fare il mio lavoro per il tempo che ci vuole. Quando ho finito ci clicco. Cosa hai fatto? Ci mettiamo gestione mail. Se voglio lo inserisco in un progetto, creo un progetto, project name, ottimizzazione del lavoro. Se c'è un client da poter abbinare, pubblico, facciamo così per adesso, si può dare anche un colore e basta, ok? Adesso questo stava continuando ad andare, lo stoppiamo e benissimo, e qua c'è la gestione mail con diciamo il monitoraggio dei task. Quindi cosa succede? Tu sai che ci metti 58 secondi e continuerai a gestire per vedere il tempo che dedichi alle varie cose. Tu crei vari progetti, i vari processi per i vari progetti e vai a gestire i tempi e man mano li monitorizzi, così sai quanto tempo stai dedicando nel fare le cose. Torna comodo per poter ottimizzare diciamo i flussi di lavoro, ok? Quindi i flussi di lavoro e sapere quanto ci si impiega. Beh, direi che abbiamo visto parecchie cose per la produttività. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se può tornarvi comodo o se avete altre cose da proporre, nel senso che ben venga avere dei consigli dove proponete magari determinate applicazioni che io in questo momento magari sto ignorando. Faremo un video dedicato su un applicativo che si chiama Slack, che vedete qua. Serve a gestire i progetti in team, ok? È veramente, merita un video dedicato questa applicazione. Segnatevela come migliori app per la produttività, ma preferisco dedicarci un video a parte, magari per la prossima volta, ok? Mi raccomando, se ti interessano questi contenuti non avete che da iscrivervi al canale, attivare la campanellina per le notifiche, mettere un bel like e condividete il video con i vostri amici. Noi ci vediamo presto alla prossima puntata. Ciao!